Buongiorno a tutti gli amici di MRTV, benvenuti a questa intervista molto particolare di oggi. Con me c'è Marco Ludovico, buongiorno Marco. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. E oggi Marco abbiamo un ospite d'eccezione che vogliamo innanzitutto in anticipo ringraziare per aver accettato il nostro invito ed è qui con noi Maurizio Bolognetti. Buongiorno Maurizio. Beh, sono io che devo ringraziare voi per questo spazio di approfondimento e di riflessione. Non capita spesso. Grazie davvero a MRTV, al Movimento Gra- Roosevelt Italia. Insomma, la TV, se ho capito bene, è la TV del Movimento Roosevelt Italia, esatto? esatto. E se posso, lo dicevamo prima in un fuori onda, ho anche fatto i compiti a casa, così, visto che sono sulla TV di Movimento Roosevelt Italia, iniziamo così, dai, con una frase, una bella frase del 32esimo presidente degli Stati Uniti, che secondo me, come avrebbe detto Tonino Di Pietro, ci azzecca. Lasciatemi quindi affermare innanzitutto che credo fermamente che l'unica cosa di cui dobbiamo aver paura è la paura stessa. Questo paese sta morendo di paura. Un po' di paura salvaguarda la specie e magari ci ha portato fino a questo 2021 con quello che abbiamo costruito come specie umana. Però qui questa paura è un'altra storia, sta diventando totalizzante, distruttiva e stanno anche mettendo i cittadini gli uni contro gli altri. Sta accadendo qualcosa di molto pericoloso. E questo è il mio saluto. Grazie Maurizio, direi un saluto di tutto rispetto. Quindi insomma ci hai già dato degli ottimi spunti di riflessione. Direi che i due punti fondamentali sono proprio quelli, la paura della paura e il mettere i cittadini l'uno contro l'altro. E questo permette appunto l'aver paura della paura e il mettere i cittadini l'uno contro l'altro permette di non focalizzarsi mai su ciò che ci aiuta a crescere e a stare bene, ma invece non si parla solo a livello fisico, si parla proprio in maniera completa a livello emotivo, a livello psicologico, a livello anche spirituale, ma si creano delle immense disarmonie in tutto questo. E quando noi parliamo di libertà di scelta significa proprio dare la possibilità ad ogni persona di sentire se stessa. Quindi il diritto a scegliere, ma anche il dovere che questo diritto di scelta sia dato agli altri. Cosa ne pensi Maurizio intanto di questo spunto di riflessione? Guarda, penso che qui tutta questa storia intanto si è trasformata in un manganello. Io dico manganello di regime. SARS-CoV-2 non è più solo una malattia, è diventato qualcosa di diverso. C'è una nuova religione, io ne prendo atto. Con i suoi sacerdoti il culto viene officiato ogni giorno a reti unificate, senza possibilità di contraddittorio, tra i sacerdoti, magari i virgolette vescovi e cardinali di questa nuova religione, troviamo alcuni scienziati che, per quanto mi riguarda, credo che abbiano trasformato la scienza in dogma. Io avevo capito, ma tanti anni fa, che scienza è metodicità del dubbio. Questi vendono solo certezze indiscutibili, verità rivelate. Io mi aspetto da un momento all'altro di aprire la porta della mia abitazione, di uscire e di trovare qualcuno pronto a puntarmi il dito contro per dirmi: ma tu credi in Burioni? E beh, cosa devo rispondervi? Magari chiedermi se credo in Dio, e beh, in quel caso potrei dirvi sì, potrei dirvi no, ci credo, non ci credo, sono agnostico. Ma voi non potete chiedermi di credere in Burioni, di credere in Bassetti. Direi anche che il fatto che 1000 persone dicono che una cosa
fanno un certo tipo di affermazione, non necessariamente fa sì che quelle persone abbiano ragione. Insomma, qui abbiamo una situazione davvero molto pericolosa. Quasi all'unisono la stampa di questo paese dispiace molto, che ha accompagnato questa narrazione di regime che va avanti da 18 mesi, sta inoculando robuste dosi di odio. Quando leggiamo titoli in cui chi ha un dubbio, chi magari vorrebbe fare delle domande, chi ha certezze altre, viene massacrato, viene ascritto non si sa a quale categoria, gli si appiccica subito l'etichetta, Novax, complottista, e poi si usano parole come disertore, renitente, andiamoli a scovare, è aperta la caccia. Ma c'è da farsi venire i brividi rispetto a tutto questo. E stanno producendo degli effetti nella nostra società. Basterebbe solo guardare questa notizia rilanciata poche ore fa da sussidiario.net di alcuni infermieri e medici che hanno dato sfogo ai loro bassi istinti, verrebbe da dire. Lasceremo morire i Novax per strada. Medici e infermieri sui social, goduria. Ma poi sta storia, guarda qui, questi che scrivono, alcuni infermieri, per carità, io non voglio dire che questi rappresentano tutti gli infermieri d'Italia e nemmeno tutti i medici d'Italia, ne sono convinto, però è questo quello che stanno producendo. Fingeremo di non trovarvi la vena e vi bucheremo decine di volte. Avete capito che cosa? Non mi rivolgo a voi, vorrei rivolgermi al presidente dell'ordine dei giornalisti, che è un mio amico, Carlo Verna. Avete capito che cosa avete prodotto? Che cosa state assecondando? Mentre negate ai cittadini di questo paese la possibilità di conoscere tesi alte, opinioni alte, di scienziati. Scusatemi, ma io sono in collegamento dal cellulare e ovviamente capita che in certi momenti mi chiamino. Ho chiuso la telefonata, ecco, mi taccio, scusate. Marco, come vogliamo commentare queste parole di Maurizio? E allora, intanto dicendo che non solo sono pienamente d'accordo, ma confermo con doppia sottolineatura quello che diceva su tutte queste uscite molto infelici che si stanno producendo sui social da parte di medici, infermieri. Si leggono frasi veramente raccapriccianti come quelle che ha letto Maurizio, ma uno potrebbe pensare a un caso isolato, è un sociopatico, è proprio una mosca bianca. In realtà molti, per esempio su Twitter, si stanno dando da fare per mettere insieme tutte queste belle uscite e segnalarle di volta in volta all'ordine dei medici, perché qui la cosa inizia a diventare pericolosa, perché sì, ci può essere il mitomane che per sentirsi fenomeno scrive una stupidaggine, ma quando iniziano a diventare 100, 200, 500, 1000, a quel punto è un problema, perché vuol dire che le probabilità che io ho di incappare sotto una di queste persone non è bellissima, cioè non è neanche poco. E l'altra riflessione era, sempre riagganciandomi a quello che diceva Maurizio, appunto alcune cose che ho notato anche partecipando alla manifestazione di ieri. Io ero a Milano per ovvie ragioni, poi sono state fatte anche a Roma in contemporanea la fiaccolata sulla libertà di scelta, e anche lì ho notato, per esempio, da un lato tutti i giornalisti che sono anche intervenuti per fare interviste, quei pochi che poi l'hanno rilanciata perché magari hanno trovato il mezzo pazzo da sfruttare come per screditare tutti gli altri, se no neanche quello. Alla fine della fiera
l'ipocrisia è arrivata a quale livello? Io non ho sentito nessun giornalista preoccuparsi del fatto che ci fossero 100, 500, 1000, 1500 persone in una piazza assembrate senza la mascherina, il distanziamento e tutte le altre cose. Non si sono posti minimamente questo problema. Ponevano il problema politico. Ma allora perché fino a un mese fa, per una roba del genere, vedevamo gente che veniva rincorsa da sola sulla spiaggia o robe del... Cioè, questo ci dovrebbe far capire un momentino che forse, come diceva giustamente Maurizio, è stata veramente sparsa e lanciata a due mani da un lato neanche più la paura, ma proprio il panico, perché la paura è controllabile, la paura è verso qualcosa, la paura ha un avversario. Invece qui sempre più spesso vediamo il panico. Il panico non è controllabile, il panico cioè, è verso il nulla, cioè non ha un control tale il panico, è paura fine a se stessa e quella è molto pericolosa. La cosa più grave è che sembra aver attecchito. Beh, la paura, qui Marco, chiudo. però la paura è un ottimo strumento di governo, eh. Sì, assolutamente. Per quello che dicevo, qui siamo andati addirittura a uno step 2.0, cioè non l'abbiamo proprio oltrepassato questo limite e siamo andati a qualcosa di ancora peggiore, perché la paura poi piano piano, magari spiegando, informando bene le persone, dando dati scientifici seri, si può bene o male gestire. Il panico non lo gestisci, il panico è panico. A quel punto quella persona è persa. E la cosa, e qui chiudo, che l'altra cosa che mi faceva riflettere sempre ieri e sul quale magari ti chiedo uno spunto di riflessione, era il fatto di vedere sia nella manifestazione di ieri, ma anche in generale, vedere il paradosso di tante persone di 60, 70, addirittura 80 anni lì in piazza con noi, che sono quelle persone che formalmente qualcosina lo rischiano, e di non vedere invece ventenni, trentenni, quarantenni e sentire poi per di più, io parlando con molti di loro ieri sera, dicevano, io sono qui per i miei nipoti. Io non voglio che i miei nipoti vivano in un mondo trasformato in qualcosa di allucinante. Io sono qui per difendere i miei nipoti e questa cosa mi ha mandato in tilt il cervello, perché c'è persone che hanno lottato, combattuto, ci hanno costruito il mondo dove attualmente siamo e possiamo stare bene. Non avrebbero più nulla da chiedere perché tanto a 70 anni chi glielo fa fare, sono ancora lì più combattive di prima. E invece poi abbiamo dei ventenni, dei trentenni e dei quarantenni, senza generalizzare perché poi io ho 36 anni, quindi abbiamo queste persone che sono molto più giovani, tecnicamente a rischio zero, e che però invece sono a casa. E questo a me ha sconvolto questa riflessione, cioè, mi sono andato a chiedere i motivi, quali possono essere i motivi profondi che hanno creato questa situazione, Maurizio. Tu cosa ne pensi? Beh, intanto rispetto a queste amenità, mettiamola così, che si leggono di alcuni degli infermieri, dei medici che citavamo prima, è interessante notare che in questo momento ancora minacciano di radiare o di sospendere un signor medico che credo abbia operato in questi 18 mesi in scienza e coscienza, che abbia fatto tutto quello che poteva fare per aiutare la gente. Parlo del dottor Pietro Garavelli. Ecco, il dottor Pietro Garavelli è stato messo alla berlina, linciato, criminalizzato, perché ha scelto qualche giorno fa di fermarsi a discutere con alcuni manifestanti che erano scesi in piazza in quel di Alessandria. Ebbene, io
a questo punto aspetto una dura presa di posizione dell'ordine dei medici, che al momento non mi risulta ci sia stata, nei confronti di questi sanitari, perché forse questi sì che meriterebbero di essere sospesi e radiati. Non il dottor Garavelli che accetta di confrontarsi con la piazza e di spiegare, di parlare, di dialogare. No, Garavelli lo criminalizziamo, questi qui niente. E poi aggiungerei, mentre appunto c'è qualche medico che viene messo alla berlina e trattato da criminale e non lo meriterebbe, vorrei farvi notare che qui siamo arrivati ad affermazioni di questo tipo. Il dottor Matteo Bassetti, che parla tutti i giorni a Reti Unificate, ha per esempio dichiarato a più riprese che coloro che non decideranno di vaccinarsi, per me la questione non è si vax no vax, questa è una fasulla dicotomia. Io vorrei ragionare nel merito di una serie di cose, però fa comodo riportare tutto alla dicotomia no vax si vax. Ma il dottor Bassetti che dice chi non si vaccina deve pagarsi le cure, e gli fa eco la dottoressa Ilaria Capua, che tra l'altro dovrebbe anche un po' vergognarsi, perché evidentemente deve aver perso la memoria rispetto a cose altre e diverse che diceva qualche mese fa, ma per carità, è lecito cambiare idea, che dice almeno 2.000 euro al giorno per chi non si vaccina. Ma dico, ma ci rendiamo conto che cosa c'è dietro queste affermazioni? Quali sono i concetti che esprimono? Per me dietro tutto questo c'è una visione dello Stato che è stato etico, perché io vorrei dire a Bassetti, vorrei dire alla dottoressa Capua, allora perché non facciamo una cosa? Perché non facciamo che se uno mangia male, perché se si mangia male ci dicono i medici all'unisono, mangiare male ogni giorno, consumare più calorie rispetto alle 2.000 calorie che dovremmo consumare, magari potremmo rischiare di ammalarci. Potremmo rischiare di ammalarci a causa del cibo spazzatura. Allora perché non facciamo perché non introduciamo la dieta di Stato? Oppure facciamo che coloro che mangiano male, poi se dovessero ammalarsi, gli chiediamo di pagarsi le cure. E magari chiediamo di pagarsi anche a quello che fuma di pagarsi le cure. Magari lo chiediamo anche a quello che beve di pagarsi le cure. Magari facciamo ancora meglio. Oltre alla dieta di Stato, introduciamo anche la ginnastica di Stato. Con il vigile urbano che va a bussare alla porta di ogni cittadino di questo paese, gli ricorda che deve fare un'ora di jogging, perché come dicevano i latini, mens sana in corpore sano. E quando parlo del vigile urbano che dovrebbe andare a bussare alla porta degli italiani, faccio riferimento a un altro virologo, credo si chiami Menichetti o qualcosa del genere, che qualche giorno fa si è espresso a favore del modello cinese e ha detto che occorreva mandare i vigili urbani a casa degli over 60 per ricordargli che non si erano vaccinati. La dimensione è questa, quello che sta succedendo è questo. E quando Marco, tra l'altro, prima diceva, credo che abbia fatto un riferimento a questa cosa, in tutto questo, di cose scellerate ce ne sono state parecchie, insomma, in questo periodo. Ma davvero non si comprende come questi signori possano tentare di esercitare una coercizione per indurre gli adolescenti a vaccinarsi, laddove tutti i dati disponibili da 18 mesi a questa parte raccontano che nella classe d'età 0-19 anni chiunque si sia infettato non ha rischiato niente. In 18 mesi ci sono stati 28 decessi e in molti casi, temo, probabilmente c'erano delle gravi patologie pregresse. Il problema è che questo schifo di informazione non fa conoscere gli stessi dati dell'Istituto Superiore di Sanità, che per esempio mi dice
che nel 67,6% dei decessi attribuiti al SARS-CoV-2, i deceduti avevano 3,6 patologie pregresse. E allora la domanda è: ma voi siete certi che il decesso, in questo caso tutti i decessi, siano stati davvero determinati dal SARS-CoV-2? Io lo sto chiedendo da un anno, ma se penso che il 15 aprile, negli studi di porta a porta, il presidente dell'Istat, sollecitato, a un certo punto risponde rispetto a questi elementi, sì, forse in quel caso lì il decesso andava correttamente attribuito a una patologia tumorale, perché quando parlo di 3,6 patologie pregresse che avevano questo 67% di deceduti il cui decesso è stato attribuito al SARS-CoV-2, parlo di queste patologie: cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, ictus, ipertensione arteriosa, diabete mellito, demenza, broncopneumopatia cronica ostruttiva, cancro attivo negli ultimi 5 anni, epatopatia cronica, insufficienza renale cronica, dialisi, insufficienza respiratoria, infezioni da HIV, malattie autoimmuni, eccetera, eccetera. Aggiungo, io che non ho mai detto che il virus non esiste, io dico altro. Ma come mai, quando il dottor Guido Rasi, che è stato per 2 volte, e qui potremmo aprire un altro capitolo interessante, direttore esecutivo di quell'EMA, che oggi viene guidata dalla dottoressa Emer Cook, che proviene direttamente dai ranghi dell'industria farmaceutica, come mai quando il dottor Guido Rasi, che è stato per 2 volte direttore esecutivo dell'EMA ed è il principale consulente del generale, buongiorno a proposito, del generale Figliuolo, il generale all'emergenza Covid, più che emergenza sanitaria ormai è un'emergenza democratica, sia chiaro, o comunque viaggiano a braccetto e di pari passo, ed è evidente quanto sia un'emergenza democratica quello che stiamo vedendo. Però il dottor Guido Grasi, dalle pagine dell'ADN Cronos, il 10 maggio del 2021 fa una dichiarazione che avrebbe dovuto far tremare il palazzo. Non è successo niente. Cosa dice? E dice: ma come mai ci sono stati tutti questi decessi in Italia? Probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa nella standardizzazione delle cure. Anzi no, dice senza probabilmente, abbiamo sbagliato qualcosa nella standardizzazione delle cure. E poi aggiunge: l'approccio, probabilmente, l'approccio tachipirina vigile attesa è stato un po' troppo minimalista. Sbagliato, semmai è stato criminale, non minimalista. Ma come mai, quando il dottor Guido Rasi fa affermazioni, perché per come la vedo io chiamano direttamente in causa coloro che hanno gestito questa emergenza, e cioè Speranza, Sileri, il CTS, non succede niente. Quelle dichiarazioni nascono e muoiono sulle pagine dell'ADN Cronos, ma così come la decisione del Consiglio d'Europa, datata gennaio 2021, che approva un documento nel quale ci sono 3 punti che dal punto di vista anche giornalistico, perdonate la cacofonia, rappresentavano una notizia, perché il Consiglio d'Europa in quel documento dice: gli stati informino i cittadini che la vaccinazione non è obbligatoria. 2, nessuno deve essere discriminato se dovesse decidere di non vaccinarsi. 3, il Consiglio d'Europa si esprime contro il Green Pass perché dice: non ci sono basi scientifiche per poter introdurre siffatto provvedimento. Ovviamente qualche mese dopo, ad aprile, il nostro zelantissimo governo, addirittura in anticipo rispetto a decisioni europee, con il decreto riaperture introduce il Green Pass addirittura tra una regione e l'altra. E sapete che cosa succede? Poi mi taccio? Che in quel momento io decido di inviare una lettera al signor ministro Lamorgese. Io sono lucano, terrone, meridionale, vivo in Basilicata e ce li ho tutti qui: Lamorgese, Speranza, Figliuolo, sono tutti ipotetici.
io scrivo alla Lamorgese e mi autodenuncio. È una delle pratiche della non violenza, la disobbedienza civile. E dico, signor Ministro, io pongo una serie di questioni, non intendo soggiacere a questo provvedimento, lo ritengo discriminatorio, pericoloso, un provvedimento che rischia di creare cittadini di serie A e di serie B. Mi metto in macchina il 30 aprile dichiarando alla Digos, alla Questura, al Ministero degli Interni: io violo le disposizioni delle zone rosse, gialle, verdi, venite a applicare la legge. Sapete com'è andata il 30 aprile? Dalla Basilicata alla Calabria ho fatto non so quanti chilometri, poi da Rendi a Paola non mi ha controllato nessuno, mi ero autodenunciato, ho replicato il 7 maggio, partendo dalla Tronico in provincia di Potenza e recandomi presso la Certosa di Padula. Vengo, invece quella volta lì, vengo fermato da una pattuglia della polizia stradale, tra l'altro simpaticissimi, gentilissimi, io dico anche partecipi, e mi fanno: ma lei viene dalla Basilicata? E io dico sì, ma lo sa, io so tutto, guardi. Anzi, le dico che non mi sto muovendo per uno stato di necessità, come lo intendono loro signori, non mi sto muovendo per questioni di salute, non mi sto muovendo per nessuna delle ragioni previste. Io mi sto muovendo per andare a visitare la splendida Certosa di Padula. Quindi multatemi, fermatemi, fate quello che dovete fare. Dopo una lunga trattativa, praticamente, no, devi firmare l'autocertificazione. L'ho firmata scrivendo: se è stato di necessità e andare a visitare la Certosa di Padula, ebbene, io rispetto le regole, ma se così non dovesse essere, però mi hanno fatto andare via. Io ho potuto visitare tranquillamente la Certosa. Questi qui ormai sono nella loro violenza, nella loro ottusità, ma magari, ma io temo che non si tratti di essere ottusi, qua si tratta di altro. Caro dottor Draghi, lei diceva a maggio: le mutazioni possono rendere inutili i vaccini, il coronavirus può subire mutazioni pericolose che possono minare anche la campagna di vaccinazione di maggior successo. Ma è lo stesso Draghi che il 23 ha chiesto ai giornalisti, pure quelli vaccinati con 4 dosi, di presentarsi pure con il tampone. E dottor Draghi, ma allora lei non si fida, lei stesso non si fida dei giornalisti innanzitutto, ma lei dovrebbe fidarsi, perché tanto nella stragrande maggioranza dei casi non si preoccupi, asseconderanno la narrazione di regime. Diciamo che poi, chi di fede ragazzi, ferisce, di fede perisce a sto punto. E di fede, no, ma scusami Marco, vogliamo fare un giochetto con i nostri amici di Movimento Certo. Roosevelt Italia? Andate sul dashboard dell'OMS, che pure ci avrebbero qualche piccolo conflitto di interesse. Qua abbiamo l'EMA finanziata dalle compagnie farmaceutiche, Emer Cook, direttore esecutivo dell'EMA, che ha lavorato per l'IFPIA, per l'industria farmaceutica irlandese, e poi giustamente che fa? La donna giusta al posto giusto, diventa direttore esecutivo dell'EMA. La FDA, che viene finanziata dalle industrie farmaceutiche. Se dico questo, sono uno che è contro l'impresa, ma accidenti, no, non sono affatto contro l'impresa e il commercio. Certo, avrei delle mie idee su questa globalizzazione, sul capitalismo reale, sul capitalismo della sorveglianza, sulla democrazia reale, sui rapporti tra democrazie reali e totalitarismi, su questa schifosa realpolitik che fa dire a una giornalista Rai degli accordi sulla via della seta, la via del massacro dei diritti, della democrazia, dei totalitarismi, delle nuove forme di totalitarismo, la Giovanna Botteri, che dice in collegamento con la Cina, nella fonte di informazione privilegiata, pensate come siamo messi, ma non perché voglia essere contro tutto ciò che è nazional popolare, no, affatto. In collegamento con Mara Venier, che dice che sono passati 2 o 3 mesi, dice: ma in Cina sono tutti quanti d'accordo, nessuno si lamenta. E grazie al cavolo, Giovanna Botteri, cara Botteri, ma lì il primo che si lamenta in Cina finisce nelle patrie galere del signor, perdonatemi, ma io ne approfitto perché io credo che su questa TV si possa fare anche un certo tipo di informazione. Questa è la Cina, signora Botteri. La Cina è questa. La Cina è quella che mette in galera
questo signore qui è pelato come Bassetti, ma non è Bassetti, si chiama Liao Jivu, un canto, 100 canti, la mia storia nelle prigioni cinesi. Questo signore qui, Presidente della Repubblica, generale Figliuolo, Presidente Draghi, dovrebbe essere eletto in tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado. E sapete perché? Perché a questo qui gli sequestrano 3 volte gli sequestrano il manoscritto di questo libro, e quando la polizia, e lui ricomincia sempre da capo. Adesso è espatriato in Germania, per sua fortuna, è scappato. Quando la polizia cinese gli dice: senti, ve lo dico anche un po' in dialetto campano lucano, ma chi toffa fa? Ma perché non ritiri, togli la firma da sotto all'accordo, perché è andata un po' come Solzhenitsyn, Arcipelago Gulag questa storia, no? Toglila la firma da sotto l'accordo, perché non scrivi libri d'amore? Ti facciamo fare pure i soldi. E sapete che cosa gli risponde Liao Jibu? No, grazie. Dice: ma rischia la galera. Ha rischiato ancora la galera? Sì? Per difendere che cosa? In un paese, cara Botteri, in cui il presidente, caro Di Maio, quanto è Di Maio? Io, guardate, quando ho saputo che Di Maio diventava ministro degli esteri, volevo attaccarmi alla canna del gas. Poi ho detto: no, ma io voglio vivere ancora, voglio vedere come va a finire. Beh, caro Di Maio, ma insomma, ma tu lo sai, tu, Petrocelli, quelli lì che nel 2019 ho provato a raccontarlo, ho emesso silenzio, accidenti, quando ho raccontato che a Palazzo Colonna a Roma alcuni esponenti politici del nostro paese sono andati alla presentazione del libro che Xi Jinping, Governare la Cina, andate a leggere, riportato da Cina in Italia, un magazine collegato al governo cinese. Che cosa dicono dell'intervento di Vito Petrocelli, senatore lucano di Matera, ahimè, nella regione che ha dato i natali a Emilio Colombo, di cui possiamo dire per carità il peggio, ma insomma Emilio Colombo, Vito Petrocelli per quanto riguarda insomma i rapporti, il Ministero degli Esteri, queste cose qui, queste storie qui, beh, c'è un baratro, diciamo. Andate a leggere che cosa diceva Vito Petrocelli, è una cosa che uno legge, io intanto le risate, poi dopo le risate ti metti a piangere e poi ti chiedi: ma questo è il presidente della Commissione Esteri del Senato della Repubblica Italiana? Uno che quando a maggio il ministro degli esteri cinese Wang Yi, credo a maggio 2020, adesso sono tante le cose che si affastellano nella memoria, che ti segnano perché le vivi, perché sono importanti, perché qui stiamo parlando della nostra vita, del futuro delle nostre democrazie, di cose che contano, accidenti, almeno per noi immagino. Ma voi lo sapete che il presidente Xi Jinping ha vietato un film, ha vietato i film, la proiezione dei film con l'orsetto Winnie the Pooh? Uno potrebbe dire: perché? Semplice, perché ci sono 2 netizen che hanno fatto sparire, tra l'altro, che facendo quello che fa Crozza in Italia, avevano paragonato il presidente Xi Jinping all'orsetto Winnie the Pooh e a un panino molto in voga in Cina, Baozi. L'avevano appellato come Baozi. Questi 2 netizen sono spariti e non si sa che fine hanno fatto. Come del resto l'anno scorso, per mesi interi, vabbè, non mi ricordo il nome, un giornalista cinese, ci ho fatto un lungo sciopero della fame, tra l'altro, per porre una serie di questioni, sparisce, poi quando torna lo avevano rieducato probabilmente. Ma guardate, com'è quel film? Segnali dal futuro? Ma questo è un futuro presente. La distopia cinese, magari ce ne abbiamo già un po' in casa noi e non lo sappiamo, quando pubblichiamo 6 pagine di apologia del regime cinese sul Sole 24 Ore ad aprile del 2020 e non c'è una parola sulle parole pronunciate dal vescovo di non mi ricordo quale accidenti di posto che aveva qualcosa da dire sul regime cinese. Le distopie sono fin troppo presenti, perché quando leggiamo che la Canon in Cina ha messo le telecamere negli uffici e se uno entra e non c'ha un sorriso ebete e dice: come sono contento di lavorare alla Canon, dice: ma stamattina è morta mamma, non fa niente, devi ridere.
Come smetti di sorridere, la telecamera acquisisce questa cosa gravissima e tu perdi il diritto di spostarti all'interno di certi uffici della Canon. Ma io tutta questa storia per dire che sulle vie della seta, le vie della seta, bisogna stare attenti perché magari un po' di Cina noi ce l'abbiamo già in questo paese. E dico anche che l'emergenza sanitaria, trattata malissimo, perché oltre a non avere chiarezza su quel 67% che citavo prima, magari verrebbe anche da dire che alla luce anche delle dichiarazioni di Rasi, ma scusate, ma quanti morti avete fatto voi più che il virus per come avete gestito tutta questa vicenda? Ma per carità, mica vogliamo bestemmiare contro Sua Eminenza il Ministro Speranza, sempre sia lodato, perché tanto qui, su questo piano ormai stiamo ragionando. Qui non, per carità, noi non vogliamo bestemmiare. Speranza è bravo, ma no, è bravo. Sileri? Non ne parliamo proprio. Dicono delle cose terribili anche loro, perché tra i responsabili di questa ondata d'odio e di terrore alimentata quotidianamente ci sono le massime cariche di questa Repubblica. Presidente Mattarella. Vabbè, che mi fa? Maurizio, noi intanto ti ringraziamo tantissimo per tutti questi spunti di riflessione che hai dato fino a questo momento, che sono sicuramente tantissimi. E io volevo solo fare una piccola chiosa su quello che hai detto prima, il discorso delle cure, cioè chi non si vaccina non verrà poi curato. Beh, mi verrebbe da dire chi avrà danni da vaccino, e non perché lo dice Serena o perché lo dice Marco o perché lo dice Maurizio, ma perché lo dicono le case farmaceutiche produttrici, allora non dovrebbero essere curate. E allora a questo punto cosa andiamo a fare? Creiamo un mondo che si rifà sulla legge del taglione. Legge del taglione cosa dice? Occhio per occhio, dente per dente. Cosa significa? Creiamo un mondo di ciechi, un mondo di mutilati, che di certo non è un mondo di sani e persone in salute. Quindi andiamo a creare tutto l'opposto di quello che invece dovrebbe essere una popolazione che vive invece di sopravvivere. E quindi appunto questo mi ha dato spunto, questo aspetto mi ha dato lo spunto per dire queste cose. Io a questo punto voglio chiederti una cosa, Maurizio, perché non ci capita tutti i giorni ovviamente di parlare con persone come te. Adesso che fanno delle proteste molto pacifiche, come quello dello sciopero della fame. E allora mi piacerebbe capire un po' più noi, insomma, penso anche i nostri ascoltatori. Come? Ci senti, Maurizio? Ci stai sentendo? Forse allora, intanto hai detto delle cose interessanti, belle. Stiamo attenti a creare un mondo di sani, un mondo di malati, un po' provocatoriamente, molti mesi fa, e quindi io a maggior ragione sono contento che lo abbia detto Cacciari. Ecco, appunto, dicevo alcune delle cose che sono nelle corde di Massimo Cacciari in queste ore. Poi magari iniziamo in un modo, anche rispetto al Green Pass, ad aprile dicevo, state attenti perché poi le frontiere adesso stanno facendo i checkpoint Charlie, perché così mi era venuta, no? Ricordiamo, no? Il muro di Berlino, il checkpoint Charlie. Adesso state facendo questi immaginari checkpoint Charlie tra una regione e l'altra, ma state attenti perché poi si fa presto. Le frontiere possono, come dire, arrivare fin dentro le nostre case, nei nostri letti. E poi magari uno di questi giorni per uscire di casa finirà che dovremo fare un check-up completo, perché altrimenti se non sei sano no, non lo so, ma all'epoca al di là e di qua del muro c'erano due mondi diversi, adesso non mi sembrano così diversi al di là o al di qua del checkpoint. Guarda, Marco, perfetto. La differenza sostanziale, diciamo, almeno lì c'era un minimo, una parvenza di scelta, cioè poi più facile da una parte. Ma c'era anche un'altra forma di capitalismo fino al 1989.
No, dico che fino al 1989 la natura del capitalismo non era certo quella che stiamo osservando adesso, che induce alcuni dannati eretici a fare delle necessarie e urgenti riflessioni. Ecco, qui, poi correggetemi se sbaglio, ma sono in casa, in una casa dove si onora un grande presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt. Ma credo che Franklin Delano Roosevelt sia stato quel presidente che a un certo punto, dopo il crack del 29, abbia detto: ma insomma, qua dobbiamo separare le banche d'affari dalle banche commerciali. Poi arriva Mr. Clinton, democratico, e dice: no, ma questa cosa che ha fatto Roosevelt non va bene. Temo che avesse ragione Roosevelt negli anni 30 e torto Clinton. Ma insomma, guardate, il problema è che qui ci sono totem e tabù. Le etichette di complottismo vengono appiccicate per impedire la riflessione, magari la gente ci casca, e chiaramente come potrebbe non cascarci? Tanto è un lavaggio del cervello continuo che viene operato. Sarebbe anche forse stucchevole evocare il 1984 orwelliano rispetto a quello che sta avvenendo. Magari forse più convenientemente potremmo evocare La fattoria degli animali, un po' meno noto probabilmente, è quel bellissimo passaggio della fattoria degli animali, quando uno dei protagonisti, guardando il muro dove c'erano i comandamenti, si accorge che non ce ne sono più di comandamenti, e viene in mente, chissà perché, anche la nostra Costituzione, è la unica frase: e tutti gli animali sono uguali, ma qualche animale è più uguale degli altri. Ecco, appunto. Poi, a proposito di Via della Seta, ma voi lo sapete, ma adesso faccio arrabbiare la RAI, magari ci riuscissi. Ho fatto 3 manifestazioni fuori alla sede RAI recente, ponendo la questione 40 giorni di sciopero della fame. Lo dico perché voi avete dato un titolo e ve ne sono grato, davvero, sulla fame di verità, la fame di democrazia, la fame di queste cose qui. Ecco, anche attraverso un'azione non violenta ho posto una questione anche sul piano tecnico-giuridico. Ho detto che qui si sta consumando un attentato ai diritti politici del cittadino. È l'articolo 294 del Codice Penale, che tra l'altro nel suo incipit recita: chiunque con violenza, minaccia e inganno. Io direi che c'è stato e c'è l'inganno, ma c'è l'inganno anche nella misura in cui ai cittadini di questo paese viene negata la possibilità di poter riflettere su, io credo, considerazioni di un certo spessore scientifico. Penso per esempio al dottor Gert van de Bosch, ma penso anche a uno studio fatto nel 2015, non da pericolosi non so cosa, ma dai ricercatori di 2 centri universitari, che dovrebbe valere come monito. A me, prima con la nostra amica discutevamo, lei mi ha confessato il suo piacere nel seguire i film della saga di Harry Potter. A me vengono in mente altre pagine, altri film, altre storie. Però ecco, qui quando si arriva, scusatemi, sono un po' stanco in certi momenti, perché io sono da 500, io non lo so come ho fatto, però sono 544 giorni dal 1° febbraio del 2020 che sono in servizio attivo permanente, perché anche con un sottile senso d'angoscia, no, quelle cose che magari annusi. Avevo detto anche a qualche mio compagno, poveri compagni, verrebbe da dire: state attenti a questo stato di emergenza, perché potrebbe portare con sé cose che dobbiamo scongiurare, perché qui stiamo sfondando porte che dovremmo tenere chiuse a doppia mandata alla fine di questo percorso, anzi già ci siamo. C'è scritto svolta autoritaria in materia di politiche sanitarie, poi autoritaria in materia di politiche sanitarie solo, autoritaria e basta. Ma stiamo scherzando? Poi verrebbe da aggiungere su quali basi, ma quando tu arrivi al punto qualche mese fa, e questo qui non stava scherzando, anzi stiamo vedendo che queste cose si stanno materializzando.
Io tra l'altro sarei anche disposto ad ammettere che in giro ci sono delle fake news e io mi incazzo con le fake news, perché danneggiano il lavoro serio che magari altri provano a fare. Sono disposto anche ad ammettere che su un certo fronte ci siano a volte della leggerezza, però io vorrei farvi una domanda. Ma voi ve la sentite di escludere che potenti multinazionali con gli sconfinati mezzi che hanno a disposizione esse stesse non siano capaci di mettere in giro delle fake news? Perché io ricordo di essermi occupato di una vicenda che riguardava una grande multinazionale francese, l'EDF di Basilicata, e credo che le cronache ci raccontino che la EDF aveva messo sotto controllo in Francia, su un'altra storia, i telefoni di un'organizzazione, quella con i gommoni che prende d'assalto, adesso mi ricordo le baleniere anche, come si chiamano? Green? Vabbè, però sentite qua, questo signore si chiama Peter Hotez, è uno scienziato. Qualche mese fa, dalle autorevoli pagine, scusami? Sì, esatto. Dalle autorevoli pagine, esattamente sì, messi sotto controllo dall'AIDF. Ora, non so che cosa pensate voi di Greenpeace, ma non è questo importante, no? E riagganciandomi a certe cose a cui bisogna prestare attenzione, senza schemi, senza ricette preconfezionate, ragionando sulle cose caso per caso, perché sennò è troppo comodo, è troppo facile in un mondo in cui nessuno sa. Ecco, se io facessi una domanda agli ascoltatori di questa TV e gli chiedessi: secondo voi le case farmaceutiche investono più denaro in ricerca e sviluppo o in marketing e vendite? Quale sarebbe la risposta? La risposta è semplice: investono di gran lunga più denaro, bravo, in marketing e vendite. In qualche caso investono addirittura il triplo in marketing e vendite rispetto a ciò che investono in sviluppo e ricerca. E sono un complottista, accidenti, se mi chiedo: scusate, ma l'esercito di lobbisti in servizio attivo permanente in quel di Bruxelles al servizio dell'IFPIA, e cioè l'associazione che raggruppa e rappresenta le industrie farmaceutiche, che cosa fa ogni giorno? C'è trasparenza sul loro operato, sulle loro azioni lobbistiche? Sicuramente c'è più trasparenza negli USA. E a proposito di USA, ma quanta gente sa? Perché la questione dei conflitti di interesse, dei rapporti tra industria farmaceutica e ricerca, non perché io sia contro la ricerca né tantomeno l'industria farmaceutica, ma magari nell'interesse dell'industria farmaceutica, magari anche di un maggior dato di eticità nel loro operato e della stessa ricerca e soprattutto, consentitemelo, dei cittadini. Quanta gente sa che dal 1991 al 2017 solo negli Stati Uniti le più grandi aziende farmaceutiche hanno pagato 38 miliardi di dollari di multe in sede penale e civile? Ma questo per rispondere, perché qui io a volte resto un po' basito. Sembra che questi, quando parlano di Albert Bourla, ma sarà Madre Teresa di Calcutta Albert Bourla. Ma per carità, è il CEO, perché adesso si dice così, soprattutto dopo quella splendida serie, spero che l'abbiate vista, Diavoli, molto interessante. Ma sembra un santo questo Albert Bourla, non è un santo. L'hai vista? L'hai vista, Marco? Sì, sì. Ma non... È meglio, no, molto meglio di un telegiornale, è quasi meglio di un telegiornale. Ha raccontato il recente passato quasi meglio di un telegiornale. Sono assolutamente d'accordo con te, sicuramente meglio di un telegiornale, soprattutto con aspetti che secondo sui quali varrebbe davvero la pena riflettere, perché poi questo ci porta alla questione delle bolle e ci porta alla questione di altri virus, che sono anch'essi pericolosi per la vita dei bipedi che siamo e che magari producono degli effetti che calano sulla testa della gente. E non ce ne accorgiamo e molti magari non se ne rendono nemmeno conto perché non gli offrono magari gli strumenti di valutazione. E magari mi viene in mente, può piacere o non piacere, un grande regista documentarista che si chiama Michael Moore, che qualche anno fa ha prodotto, io non so comunista, sia chiaro, però ho libertà di pensiero, voglio girare fuori dagli schemi,
fa questo splendido documentario che è intitolato Capitalism, a Love Story. E c'è una immagine splendida in questo documentario, un frammento in cui si riporta l'intervento di un deputato USA che a un certo punto prende la parola e dice: scusatemi, ma questo è il Congresso degli Stati Uniti d'America o il trazione di Goldman Sachs? Bella domanda, soprattutto perché noi sappiamo per certo che quei galantuomini, con tutto il rispetto, avete fatto il vostro lavoro, per carità. Voi sapevate in pancia titoli spazzatura e ve ne siete liberati a un certo punto. C'era a qualche povero disgraziato che li ha comprati, ovviamente ha visto svanire, evaporare magari i risparmi di una vita, ma insomma i virus finanziari esistono e io direi proprio di sì, dobbiamo prestare attenzione anche a questi virus. Noi abbiamo una politica che è davvero in grado di fare da contraltare, e non è complottismo. Chi dice che il complottismo è uno stupido, da contraltare a poteri che sono transnazionali. Probabilmente dovrebbe intervenire quel famoso quarto potere di cui abbiamo parlato da inizio trasmissione, che è l'informazione, quarto potere, che è l'informazione, perché alla fine, se andiamo a vedere, c'è stato un parallelismo molto forte con quello che stiamo vivendo, abbiamo raccontato fino adesso anche nel periodo recente. Non ci scordiamo la vicenda della Grecia, e da qui ci ricolleghiamo anche alla serie che citavi, un certo Varoufakis, che casualmente era anche ministro dell'economia e delle finanze greche, non solo ha pubblicato un corposo libro dove ha raccontato, spiegato e narrato tutto quello che è successo, non solo ci hanno fatto un film, salvo poi vietarne la messa in onda, ma ha avuto l'accortezza di registrare tutte le telefonate e le conversazioni con quei gentiluomini e galantuomini del board del MES, dove c'erano addirittura dei punti dove in maniera molto carina si toccavano vette di carineria pazzesche, arrivando a dire: ma l'abbiamo vista tua figlia che va a scuola lì, che al tale orario esce, fa quella strada, bella tua figlia, se gli succedesse qualcosa, che sventura che sarebbe, proprio una bella ragazza. E nonostante tutto questo, quindi che non sia rimasto vigliaccamente nascosto, cioè non neanche è contenuto in un libro, in un film che dice vabbè, ma lo stai dicendo tu, io posso dire l'esatto opposto. Cioè qui abbiamo le registrazioni originali delle conversazioni fatte, perché probabilmente aveva fiutato l'aria e intelligentemente lui registrava tutto, e noi, non più tardi di un annetto fa, anche meno, stavamo ancora parlando di entrare, di prendere i fondi del MES e tutto il resto. Ora mi chiedo, se quel famoso quarto potere avesse legittimamente informato su quello che era accaduto al povero popolo greco, che alla fine ha pagato il conto di altri, ci saremmo trovati nella stessa, anche solo a parlarne. Fortunatamente poi ce la siamo scampata all'ultimo, ma ci saremmo trovati anche solo a poterne parlare di una roba del genere? Penso di no. E la stessa cosa penso che valga per la situazione attuale. Se l'informazione fosse stata corretta e non estremizzata né da una parte né dall'altra, come dicevi giustamente tu, ci sono anche, tra virgolette, nella cosiddetta controinformazione, delle cose che sono uguali e contrarie, ma due facce della stessa moneta di quelli che sono i TG nazionali. E quindi probabilmente se ci fosse stato un approccio più laico, più moderato, più normale a tutto quello che erano le informazioni chiare, precise e puntuali che erano disponibili, non ci saremmo trovati in molti dei problemi del passato e non ci ritroveremmo probabilmente in molti dei problemi del presente. A chiudere, volevo riprendere la tua citazione proprio su Roosevelt, che appunto aveva dato il nome
in maniera abbastanza lungimirante al nostro movimento, lì in realtà ha un doppio riferimento che mai come ora è attuale, perché il primo appunto si ispirava al cosiddetto New Deal e quindi a un cambio di passo a livello economico e tutto il resto. Il secondo, in realtà è il primo, però cronologicamente ci viene più utile adesso, era un riferimento esplicito a Eleanor Roosevelt, che fu la madrina e la creatrice della Carta Universale dei Diritti dell'Uomo, al quale appunto il movimento Roosevelt si ispira. Quindi diciamo che, per quello che dicevo, con molta lungimiranza direi che anche per le ultime cose di cui abbiamo parlato, questi due temi, quantomeno negli ultimi 10-20 anni, li abbiamo vissuti molto molto da vicino, sia quello economico che quello appunto dei diritti, sempre più in pericolo. Allora, Caro Marco, ci stiamo avviando volevo solo dire una verso cosa, Sì. rapidissimo, intanto grazie. Poi a proposito di Quarto Potere, ricordati sempre che un tale Orson Welles riuscì a far credere a un po' di milioni di persone che stavano atterrando i marziani. Sì. Verissima Quindi l'ordigno vociferante può essere molto potente, diciamo. Ah, sì. Esatto. Allora, ci stiamo avviando verso la conclusione. Io voglio ringraziare tantissimo Maurizio Bolognetti per essere stato con noi oggi. Grazie a te, Serena. Non siamo riusciti a toccare Grazie. anche tanti altri argomenti con cui vorremmo parlare con te, come quello dello sciopero della fame, ma se sei d'accordo magari Chiamatemi una volta a settimana, un appuntamento ogni settimana per me va bene, su qualsiasi tema. Ottimo. Allora, così insomma ci diamo già così, non dico in diretta, però davanti a tutti stiamo dando un nuovo appuntamento, anche perché come stavo accennando prima, hai un sistema di protesta molto pacifico, quello dello sciopero della fame, e che comunque non è così diffuso, e quindi ci piacerebbe capire un po' di più anche la modalità di questo tipo di protesta, ma ci diamo appuntamento ovviamente per una prossima intervista. Intanto, grazie davvero Maurizio Bolognetti per essere stato con noi. Un'ultima frase per concludere, Maurizio. La frase è questa, me l'ero preparata prima ovviamente, no? È che ce l'ho proprio sulla punta della lingua da 18 mesi. È di Gaetano Salvemini, che diceva: mentre la verità si allaccia ai calzari, la bugia fa 10 volte il giro del mondo. Grazie, direi sicuramente un altro grandissimo punto di riflessione. Grazie anche a Marco per essere stato ancora una volta qui. Grazie Marco. a voi, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, e grazie soprattutto a Maurizio Bolognetti, che io ho conosciuto oggi, con molto molto piacere, devo dire. Quindi salutiamo tutti i nostri ascoltatori che vedranno questa intervista, e come al solito invitiamo a mettere un like se vi è piaciuta, e a condividerla iscrivendovi poi al nostro canale MRTV Italia. Grazie a tutti e buona giornata. Serena sa che se non fa una chiamata non parte niente. Abbiamo finito. Sigla!